C'è qualcosa che va oltre il talento, oltre i gol, oltre le vittorie. È lo stile, la passione, il modo in cui un'idea diventa cultura. In questo percorso incontriamo uomini che prima ancora di essere campioni sono stati interpreti autentici dell'Italia nel mondo. Calciatori che hanno portato sui campi internazionali non solo le proprie qualità tecniche, ma un'identità fatta di eleganza, rigore, creatività e cuore. Dal Bernabeu a Stamford Bridge, da Monte Carlo all'India, ogni tappa è stata un'occasione per raccontare l'Italia senza usare parole, ma con gesti, comportamenti, scelte. Sono storie di vita e di calcio, di sfide e di conquiste, ma anche di aneddoti, scoperte e piccoli dettagli che rendono unico lo stile italiano. Sono gli ambassador della Serie A, sono gli ambassador del Made in Italy. E un caloroso benvenuto a Cristian Panucci. Ciao, buongiorno. Certe cose si imparano da ragazzi, certe altre si hanno dentro. Cristian Panucci è cresciuto nella scuola più dura ma anche più formativa, quella del Milan di Capello, degli anni d'oro, dove bastava un errore per uscire dai giochi. Ma quello stile, quel senso dell'ordine e della qualità, lo ha portato ben oltre i confini italiani. È stato il primo italiano a vincere una Champions con il Real Madrid. È passato per Londra, per il Principato di Monaco, diventando ogni volta ambasciatore di un calcio che è anche cultura, metodo e tradizione. Cristian, il tuo percorso è stato unico, ma se ti dico essere italiano all'estero, che cosa ti viene in mente come prima cosa? Ma sicuramente il nostro stile, il nostro calcio a quei tempi lì era veramente visto con grande ammirazione. Noi veramente quando sono uscito dall'Italia, sono arrivato poi nel club più importante del mondo, che però guardava il Milan con grande ammirazione, perché era il Milan di Sacchi, di Capello, e quindi per me è stato andare nel club più importante del mondo, però con già l'ammirazione di tutto lo spogliatoio, di tutta la gente, sicuramente l'allenatore che mi ha voluto, per cui mi sono sentito subito importante nel club più importante del mondo. Che cosa ha significato per te il portare all'interno del cuore dello spogliatoio del Real Madrid tra virgolette, il saper fare all'italiana, il saper fare italiano? È stato molto importante, soprattutto arrivare dal Milan che vinceva le Coppe Campioni, e lì c'era questa grande ossessione di vincere quella maledetta settima che poi è arrivata, quindi ha portato forse da un certo punto di vista anche delle sicurezze allo spogliatoio, perché in quel momento lì forse era uno dei più vincenti in Europa con Seedorf, e quindi abbiamo veramente fatto sentire a tutti gli spagnoli che erano lì, che cercavano questa possibilità di andare a vincere la Coppa Campioni, che poi è stato veramente un connubio tra stranieri e spagnoli, però c'era quella sensazione che noi davamo ai spagnoli che questa volta ce la potevamo fare. Hai parlato di come tu vedevi lo spogliatoio giustamente del Real Madrid. Ti chiedo invece qual era l'immagine del calciatore italiano visto dagli occhi di chi giocava nel Real Madrid e magari anche dei tifosi? Era visto come un professionista esemplare, è vero, si parla molto del calcio italiano, del catenaccio, il calcio totale invece spagnolo. Personalmente arrivavo da un calcio totale che era quello di Sacchi, Capello, e quindi questo ci ha aiutato, ma ci hanno sempre ammirato e ci hanno, forse anche sotto certi punti di vista, e tra l'altro noi poi con le Under 21 battemmo la Spagna, quindi avevamo comunque un grande rispetto, un grande appeal dentro lo spogliatoio. Quanto contava e quanto ha contato secondo te l'approccio tattico, la cultura tattica italiana in un ambiente come quello spagnolo, che come ci hai detto tu aveva una mentalità totalmente diversa rispetto a quegli anni? In quegli anni credo che Capello, quando sono arrivato, c'era il club più importante del mondo, la società più importante del mondo, che era il Real Madrid, ma non aveva molte regole che ti permettevano, secondo me, di avere la possibilità di vincere in Europa. E credo che Capello è stato l'uomo che ha cambiato il Real Madrid in tutto. Ha cacciato tra l'altro, ha messo i giornalisti fuori, ha messo regole, ha fatto pulizia, ha creato un gruppo, e soprattutto ha convinto un gruppo, diciamo più che altro quelli spagnoli, e con grande professionalità e grande serietà. Io ritengo, e probabilmente mi ha portato anche, perché comunque lui portava
un ex giocatore del Milan ha voluto un ex giocatore proprio perché io devo dire che sul campo sono sempre stato un grande lavoratore e quindi portavo anche cultura del lavoro, ma Fabio Capello è quello che ha cambiato il Real Madrid. Capello ha cambiato Real Madrid attraverso uno stile fuori dal campo. Tu ti sei sentito in quegli anni un rappresentante dello stile italiano anche fuori dal campo? Io ho avuto la grande fortuna di cominciare, sono cresciuto nel Genoa, ma di cominciare nel Milan. Nel Milan, da dove c'era una professionalità enorme, dove l'allenamento era alle 10:30, ma alle 8:30 eravamo già lì. Questa cultura del lavoro che io ho dovuto inizialmente, qualche sbandata l'ho presa anch'io, avevo 19 anni al Milan, però la cultura del lavoro, l'ora e mezza di lavoro, le 2 ore, non buttarla via, ma lavorare seriamente, io credo che questo l'ho portata a Real Madrid. Ma poi c'era il capo, che era Fabio, che comunque sapeva che su di me non aveva dubbi, difatti Poteva contare. mi ha sempre voluto in tutte le sue squadre, però ecco questa professionalità, questo lavoro fisico che noi facevamo, che non erano abituati, vedere io che ero sempre davanti, ha aiutato, credo, comunque lo spogliatoio, anche Roberto Carlos che arrivava dall'Italia, Seedorf che arrivava dall'Italia, abbiamo portato questa professionalità. Dopo Real Madrid tu sei stato uno dei pochi giocatori italiani a aver girato tanto all'estero. C'è un'altra esperienza, quella del Chelsea. Ti chiedo quanto l'essere italiano ti ha aiutato o perché no anche ostacolato poi nell'adattarti alla Premier League, al Chelsea, in un altro stile totalmente diverso, che era una Premier League diversa da quella che è ovviamente quella attuale. Il vantaggio che ho avuto io è che Zola, tutti i Vialli, Di Matteo, quelli avevano già creato una sua storia e quindi un italiano che arrivava lì lo paragonavano sempre a questi tre. Il campionato più duro che ci sia, quello inglese, sia fisico, giochi ogni 3 giorni. Ai tempi già c'erano 4-5 squadre che giocavano a calcio, le altre erano tutte calcio all'inglese, palla in the box, capocciate, tutte cose varie, però il Chelsea da quando ha preso gli italiani ha cominciato a europeizzarsi e quindi questo ha creato poi l'immagine di un Chelsea che poi dopo 10-12 anni vinse la Champions. Però io non ho fatto fatica ad adattarmi al Chelsea. Sono durato poco perché poi è arrivato Ranieri e Ranieri voleva solo giocatori di proprietà del Chelsea e io non facevo parte di quel, o ha trovato quella scusa lì, non si sa cosa ha fatto, sono andato via. Però ripeto, è stata un'esperienza bellissima quella del Chelsea. In questo percorso, in questi tuoi anni all'estero, c'è un aneddoto particolare in cui hai capito, attraverso queste tue esperienze all'estero, quanto fosse riconosciuto il Made in Italy in questi paesi? Ma forse in tutte le esperienze, anche Monaco, anche noi era poi il periodo del calcio d'oro italiano, il periodo dove l'Italia arrivava sempre in fondo in tutte le coppe, aveva un grandissimo rispetto. Io credo tutte per certi versi avevamo questo rispetto da parte dello spogliatoio, da parte anche della società, ma per l'Inter Chelsea ce lo siamo guadagnati, nel senso Zola, Di Matteo, Vialli, e siccome hanno fatto storia lì, questo ha fatto sì che l'italiano fosse visto come comunque una persona seria, di rispetto, professionale, che portava cultura del lavoro. A Real Madrid io sono stato il primo, poi non ce ne sono stati tanti, c'è stato Cannavaro che ha fatto bene, però lì era più un adattamento mio allo stile spagnolo noi abbiamo portato quella professionalità, secondo me, che nell'ora e mezza, 2 di lavoro mancava, forse non solo io, tutti stranieri che facevano parte. Questa cultura del lavoro, loro erano un po' tutto toccare la palla, queste cose qui, ma non avevano questa mentalità, questa cultura totale del lavoro. Mi offri un assist, come ne hai fatti a tanti, anche in carriera, oltre ai gol, soprattutto di testa. Ti chiedo, in che modo hai cercato di trasmettere questo stile di professionalità della scuola italiana? Cioè, da dove passava? In parole povere, arrivare prima agli allenamenti, essere l'ultimo ad andare via. Io prima dell'allenamento con la buonanima di Italo Galbiati mi prendeva, facevamo mezz'ora di tecnica come si faceva nei settori giovanili e questi giocatori lo vedevano. Lui l'ha fatto fare anche a Ibrahimovic, noi destro, sinistro, quello che non esiste più nel calcio d'oggi dai bambini. E il curare, che ne so, la domenica dopo dovevo giocare a sinistra perché magari mi mettevo lì il venerdì mezz'ora a crossare col sinistro. E questo non c'era bisogno, lo diceva Capello. Io l'avevo preso dal Milan, questa cultura, questa voglia di migliorarmi,
o la domenica prima avevo sbagliato degli stop, io il martedì ero lì a fare gli stop. E questa cultura loro non ce l'avevano del dettaglio, lo spagnolo, l'abbiamo portata noi stranieri. Uno stile che passava forse più, permettimi di dire, anziché dalle parole, proprio dall'esempio concreto, no? Dai gesti. Hai anticipato prima dell'esperienza al Principato di Monaco, allora ti chiedo che differenze ci sono state e ci sono, che ti ricordi, tra lo stile francese e lo stile italiano, no? Nel modo di approcciare il calcio. Proprio. Sai, Monaco è molto italiano sotto certi punti di vista, e io mi sono trovato bene a Monaco e nel campionato francese, un campionato molto tecnico dove veramente giocano a calcio. Io lì a Monte Carlo sono stato 6 mesi, 7 mesi, e è un po' un ambiente particolare perché non è la Francia, è Monte Carlo e c'è la tranquillità di lavorare, però io avevo una strada sola che ho conosciuto e che mi ha portato a ottenere dei risultati, che è quella della cultura del lavoro. È chiaro che lì è un po' più rilassante, però anche lì ti vedono come se fosse un calcio diverso quello italiano. Cioè, tu, arrivare dall'Italia, arrivi da Marte per il campionato, Marco Simone, che era già lì, poi Scuola Milan lì è vista in modo proprio come se fosse il Gotha del calcio, e quindi anche lì grande ammirazione da parte dei francesi verso di noi. Ci vedono però un po' come un derby, per cui è il classico derby Italia-Francia. L'adattamento, io dico sempre che in Inghilterra quando arrivavi ti facevano sentire un po' ospite, quindi good morning lo dovevi dire tu. In Francia sembravi un po' più come loro, però magari poi era diverso. In Spagna sono un po' più come noi, spagnoli sono più smart. Sono più smart, esatto. In tutte queste esperienze c'è un aspetto del tuo essere italiano che hai cercato sempre di tenere vivo ovunque andassi? Banalmente potrebbe essere anche l'aspetto prettamente culinario, o proprio un modo di essere che non hai voluto lasciare? Beh, devo dire che periodi di Madrid, a parte sono sempre stato per la cucina italiana, ma anche i spagnoli mangiavamo pasta, però il fatto di vestirmi con la giacca, la camicia, in Spagna questo piaceva molto. Essere giocatore del Real Madrid è stato come essere un attore di Hollywood, perché noi siamo stati quelli che hanno poi riportato la Champions League, e veramente Madrid ti fa sentire, e quindi avere questa eleganza, questo andare in giro comunque con un'eleganza, questo stile, questo faceva impazzire in Spagna. Di fatto mi hai risposto alla domanda successiva, perché era questa, no? Cioè, hai vissuto ambienti molto diversi, c'era qualcosa che ti faceva riconoscere l'essere italiano, evidentemente. Sì, lo stile, il modo di vestirsi era qualcosa che non succedeva. Creava ammirazione o anche un po', tra virgolette, di invidia, no? No, perché devo dire che in tanti usavamo andare al campo d'allenamento comunque eleganti, perché essere giocatore del Real Madrid non potevi arrivare in Bermuda, non potevi arrivare, forse adesso un po' di tempi, ma ai tempi noi eravamo belli eleganti. Sì, devo dire che adesso la moda è particolarmente cambiata. Giacca e camicia e non sbagli mai. Ti è mai capitato di tornare nei paesi in cui hai giocato, quindi Francia, Inghilterra e Spagna, senti ancora quell'aurea di rispetto verso il giocatore italiano? Sì, soprattutto in Spagna. In Spagna devo dire che io personalmente, per quello che è la mia esperienza, si ricordano ancora molto, molto di me. Credo in 3 anni di aver lasciato un ottimo ricordo, e hanno grande ammirazione per quello che avevo fatto, e hanno ammirazione per i calciatori italiani. Come la Spagna, ma perché è una cosa un po' personale, cioè vado a Monte Carlo, si fa un po' più di fatica perché non è che si assapora molto calcio, cioè è tutta un'altra cosa. E in Inghilterra l'italiano comunque è rispettato. A maggior ragione adesso a Londra Londra col Chelsea, insomma. Esatto, Maresca che ha fatto un grandissimo lavoro, però in Spagna io 30 anni dopo sento ancora questa ammirazione, questa gratitudine che hanno per aver portato quella 7ª Coppa dei Campioni, che per loro era la più importante. È stato uno switch forse, probabilmente poi nella storia del Real Madrid. Poi è cominciato insomma l'era dei Galácticos, Florentino Perez e cose varie. Venendo un po' invece ai giorni d'oggi e lasciandoci un po' alle spalle il passato, come pensi che oggi venga percepito il calcio italiano nella sua interezza all'estero? Sotto certi punti di vista con meno interesse perché siamo meno competitivi, però sempre con un occhio di riguardo, perché poi quando vai a affrontare in Europa una squadra italiana c'è sempre da stare attenti, però credo che dobbiamo recuperare un po' di
forse l'Inter è la squadra che conoscono di più, le altre una volta conoscevi tutti i giocatori, io vado in Spagna parecchio, vivo a Dubai, tanti giocatori delle grandi squadre non li conoscono perché non c'è più quella curiosità, perché secondo me il calcio italiano, che è sempre un calcio importante, però non ha più quella curiosità che aveva una volta. Visto che insomma ci hai raccontato brevemente la tua vita, che è la tua carriera, ma che poi è la tua vita personale, e visto che vivi anche all'estero, se dovessi raccontare oggi ai giovani che cosa significa rappresentare l'Italia in campo, che cosa diresti? Non tanto banalmente, cioè non come maglia azzurra, ma proprio come stile italiano. Credo sia un grande orgoglio. Noi siamo veramente, proprio perché io vivo all'estero, quando vogliamo siamo i numeri uno e dobbiamo esserne orgogliosi di questi, perché il Made in Italy, la mentalità italiana, essere smart, anche con altre persone negli altri posti nel mondo, noi siamo quelli che troviamo la soluzione. E coltivare questa cultura che noi abbiamo del lavoro, della creatività, della professionalità, se io quello che dico io sempre a mio figlio, di essere serio, di essere professionale, ma se abbiamo ancora un po' di credito all'estero e dobbiamo cercare di mantenerlo, perché siamo veramente, quando vogliamo, i numeri uno. Uscendo invece un attimo dal calcio, se ti dovessi chiedere qual è secondo te la forza più grande del Made in Italy? La creatività. La creatività è un qualcosa che noi abbiamo. Il trovare le soluzioni a un problema, noi siamo i numeri uno. E invece, e chiudo, in una parola, per te che cosa significa essere italiano nel mondo del calcio? Essere italiano nel mondo del calcio, proprio per l'epoca che ho vissuto io, un grande orgoglio. Grazie Cristian Panucci. Il calcio è stato il loro linguaggio, ma è l'identità italiana che hanno portato davvero in giro per il mondo a fare la differenza. In ogni spogliatoio, in ogni città, in ogni gesto, hanno lasciato un gesto e un segno fatto di stile, passione e di rispetto. Perché il Made in Italy non è solo un'etichetta, è un modo di essere che si riconosce ovunque. E attraverso le loro storie, la storia di Cristian Panucci, ci ricordiamo che rappresentare l'Italia significa viverla anche quando si è lontani. Grazie mille. Grazie a voi.